Riesci a riconoscere le doppie consonanti? Vediamolo insieme. Italiano con Eli è un canale rivolto a chi vuole imparare o migliorare la lingua italiana. Qui troverai molti video sulla lingua e la cultura italiana. Ti consiglio di iscriverti e puoi anche attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Se ti fa piacere ricevere un'email in italiano una volta in settimana, allora puoi iscriverti alla mia newsletter. Lo puoi fare gratuitamente sul mio sito elisabetta.maccani.com, dove tra l'altro troverai un regalo, una guida che ti sarà molto utile nel processo di apprendimento dell'italiano e che potrai scaricare gratuitamente e leggere in italiano, in inglese oppure in spagnolo. O benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e oggi ho per te un quiz di pronuncia, un quiz sulla pronuncia delle consonanti doppie. Ti spiego come funziona. Io pronuncerò una parola e tu dovrai capire come è scritta. Si tratta di una parola che, a seconda dei casi, può essere scritta con una consonante oppure con la doppia consonante. In tutti i casi vedremo delle parole reali, parole che esistono in italiano e che pertanto hanno un significato diverso a seconda di come vengono scritte. Mi spiego, facciamo un esempio. La parola sete, sete, come si scrive? Con una T oppure con la doppia T? La risposta corretta è con una. Sete. Sete è ciò che sentiamo quando vogliamo bere, quando abbiamo bisogno di bere. Sette è invece un numero e in questo caso si scrive con la doppia T. Ora che hai capito il funzionamento, possiamo iniziare. Numero 1. Cappello. Cappello. Come si scrive? La risposta corretta è con la doppia P. Cappello. Il cappello è un copricapo, è quella cosa che ci mettiamo in testa. Diverso è invece capello, che è invece questo. Tra l'altro ricorda che in italiano questi vengono definiti i capelli, al plurale. Numero 2. Papa. Papa. Si scrive con una sola P. Il Papa è Francesco, è il capo della Chiesa cattolica, mentre la pappa è il cibo. Viene chiamato così il cibo quando viene dato per esempio ai bambini. Ai bambini si dice mangiamo la pappa è pronta. Andiamo avanti con la numero 3. Note, note, che si scrive con una T. Le note sono ad esempio le note musicali, do, re, mi, fa, eccetera. Invece la notte è quella che si contrappone al giorno e che, diciamo, indica quell'intervallo di tempo che va tra il tramonto e l'alba. Numero 4. Caro. Caro. Questa secondo me è abbastanza semplice. Caro si scrive con una R. Caro è sinonimo di amato, una persona per cui possiamo provare dell'affetto, ma ha anche il significato di un qualcosa di non economico. Il
Carro invece è un tipo di veicolo, quello nel quale si possono caricare dei materiali o delle cose ed è caratterizzato da 2 ruote. Numero 5. Forza che siamo a metà strada. La parola è ecco. Ecco, che si scrive con la doppia C. Ecco serve per richiamare l'attenzione su qualcosa che viene indicato, che viene mostrato contemporaneamente. E invece l'eco è un fenomeno acustico, quando un suono rimbalza contro qualcosa e ritorna verso di noi. Numero 6. Cane. Cane, che si scrive con una N. Cane, cane o gatto? Tra l'altro, che cosa preferisci? Cane o gatto? Io devo dire gatto perché ho la mia Tiffany, pertanto preferisco i gatti ai cani. Comunque, ritorniamo a noi. Abbiamo detto cane oppure canne, che invece sono delle piante che di solito hanno un fusto molto alto, anche oltre i 2 metri. A questo proposito ti consiglio un romanzo bellissimo di Grazia Deledda, che è stato un premio Nobel italiano. È una scrittrice sarda e ha scritto il romanzo Canne al vento. Te lo consiglio perché è un capolavoro, veramente una meraviglia di romanzo. Numero 7. Palla. Palla. Si scrive con la doppia L ed è quella sfera che viene utilizzata spesso nei giochi. Si dice infatti giocare a palla. La pala è invece un attrezzo, quell'attrezzo che viene utilizzato per spostare o smuovere del materiale. Io odio la pala perché a me ricorda la neve. Quando nevica e devo uscire con la macchina dal garage, mi tocca prendere la pala e spalare la neve, purtroppo. Numero 8. Cammino. Cammino, che si scrive con la doppia M. Cammino, voce del verbo camminare, che significa spostarsi a piedi da un posto a un altro. Il camino è invece quell'impianto che in casa permette di bruciare la legna. Per esempio, sul tetto si vede uscire il fumo dal camino. Numero 9. Friggo. Friggo, che si scrive con la doppia G. Voce del verbo friggere, che significa cuocere nell'olio caldo o anche nel burro, comunque in un altro tipo di grasso. Per esempio, friggo le patate, friggo il pesce. E invece frigo è l'abbreviazione del termine frigorifero. Il frigorifero mi fa sempre ridere, ti spiego perché. Un giorno stavo facendo un esame con un ragazzo e mi stava descrivendo la cucina, anziché dire frigo, lui mi disse frigolo. E questa cosa, mamma mia, ricordo, ero con una collega, ci mettemmo a ridere veramente tanto. Comunque si dice frigo, mi raccomando, non frigolo. Ultima parola, numero 10. Coppia. Coppia, che si scrive con la doppia P. Coppia, come per esempio una coppia di fidanzati, quindi 2 persone legate o da un vincolo amoroso o addirittura coniugale e quindi sposati, si può dire quella è una bella coppia. Invece la copia è una trascrizione uguale rispetto all'originale. Allora, com'è andata? Hai superato questo quiz?
Con quale punteggio? Mi raccomando, fammi sapere se ci sono dei dubbi sulla pronuncia o se magari ti piacerebbe che facessi un video proprio sulla pronuncia delle doppie. Se questo video ti è piaciuto, come sempre ti chiedo la cortesia di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici o colleghi di studio. E naturalmente, se non ti sei ancora iscritto o iscritta, ti invito a farlo. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. La lezione di oggi è finita, ma tranquillo o tranquilla perché qui ci sono altri 2 video che ti aspettano e che ti aiuteranno a migliorare il tuo italiano. Alla prossima!